Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026 e salta fuori la carta dell'eremita, il vostro archetipo fondamentalmente, che è un archetipo un po' solitario, ragazzi, se ve la devo dire tutta. Potrebbe essere una fase di introspezione, una fase dove farete un po' il punto della situazione. Qualcuno di voi potrebbe, ho sentito la parola paragoni, quindi potrebbe fare effettivamente dei paragoni con il passato, ma essere anche come in quella fase dove ci si mette in discussione. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, ok, partiamo con il cavaliere di bastoni, la regina di bastoni, un 4 di coppe, 7 di spade, cavaliere di coppe, abbiamo un 7 di coppe e un 8 di coppe. Ok. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo. Se siete single potete comunque rimanere con questa parte della lettura perché appunto la leggerò per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, non importa quale sia il tipo di relazione che vi unisce. Allora, partiamo con questo cavaliere di bastoni, poi c'è subito una regina di bastoni, qui secondo me o c'è già qualcuno che vi gira intorno, oppure potrebbe essere prossima la conoscenza di questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere. Allora, eccovi qua. Abbiamo eremita, 7 di coppe che avete già qui e 9 di bastoni. C'è come un movimento in avanti, ripeto, potreste essere voi, che state un po' valutando in base alle vostre esperienze quali potrebbero essere le possibilità eventualmente con questa persona nuova o con questa persona che già vi gira intorno e mi viene da dire con questo 9 di bastoni è come se cercaste di definire quali sono i vostri non negoziabili. Le alternative, quello che si può, diciamo così, plasmare, mi viene da dire modificare, e quello che invece non si può. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 5 di pentacoli e re di pentacoli. Credo che nella terza settimana di luglio, ragazzi, potreste portarvi a casa una delusione con questo 5 di pentacoli. Per qualcuno è una perdita a livello di tempo, per qualcun altro potrebbe essere una perdita di fiducia, una perdita di consistenza magari in questa situazione, in questa relazione che per qualcuno è già in essere. Però poi avendo anche questo re di pentacoli, è come se si fosse disposti a sacrificare qualche cosa, ad uscire da un qualche
Non lo so, è perché il 5 di Pentacoli mi parla di ferita d'abbandono, quindi mi spiegherei perché questo 9 di bastoni. Cioè, probabilmente c'è come questo movimento tra voi e un'altra persona. Qui farete un po' come il punto della situazione, capirete su cosa non cedere, mi viene quasi da dire. Però comunque su qualche cosa potrete non cedere, su qualche cos'altro sì che dovrete cedere. C'è come una sorta di, ok, abbandono quel tipo di idea, abbandono quel tipo di pretesa magari. E se fosse una delusione, ecco, forse non la sento tanto come una delusione che vi possa arrivare, è più un'aspettativa delusa, sapete? Che non non è l'altra persona che fa qualcosa per deludervi, ma probabilmente con questo sette di coppe siete più voi che avevate come delle illusioni, delle proiezioni su o questa persona o la situazione e invece probabilmente vi renderete conto che non è come lo avete pensato, come lo avete percepito. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di bastoni, un'altra carta di difesa, poi abbiamo la forza e il carro. Sento che qualcuno di voi vorrebbe non aver visto qualcosa. Io credo che ci sia come una ferita che questa persona vi riapre ed è per quello che c'è come questo eremita. Sapete? Avete due carte di difesa, è come se voleste far finta di non aver visto qualcosa che vi ha deluso, che vi ha messo in allerta, però è come se faceste un po' fatica. C'è voglia di andare avanti a conoscere questa persona, secondo me. Andiamo a vedere però sette di spade. 10 di spade. 6 di bastoni. 9 di spade. Torre e fante di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi non voglia far sapere all'altra persona il perché. Mi verrebbe da dire di questo momento di titubanza, di questo momento di riflessione anche. C'è qualcosa che vi preoccupa con questo 9 di spade? Secondo me o di venire abbandonati o di venire feriti di nuovo, è per quello che effettivamente avete 7 di bastoni, 9 di bastoni, siete lì in modalità single perché comunque l'eremita è uno degli archetipi delle persone che stanno bene da sole fondamentalmente, hanno come raggiunto una loro saggezza, un loro equilibrio, mi viene da dire, e c'è come qualcosa che avete visto o di cui avete discusso o che è successo che secondo me, o potrebbe ancora succedere per qualcuno, cioè nel senso sì che la seconda metà di luglio è già iniziata, però dipende sempre dalla decade in cui siete nati. C'è qualche cosa che vi lascerà l'amaro in bocca, secondo me, o che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Ed è per quello che ci sono le preoccupazioni di questo 9 di spade, che però con la carta della torre e il fante di pentacoli, io sento che sono come barriere protettive o preoccupazioni o questioni di principio, mi sento di dire con questo 6 di bastoni, che inquinano un po' la mente. Allora, o qualcuno di voi qui sospetta che l'altra persona possa raccontare delle bugie, o questo sette di spade è tutto vostro. Grazie a questo sette di coppe può essere che abbiate una visione così unilaterale della situazione che non vi rendiate conto che
sia parziale la visione, un po' come la carta della luna, no? Quando infatti il 7 di coppe è uno degli arcani minori della luna, si vede solo una parte della realtà. E con questa torre, secondo me, verrete tra la terza e la quarta settimana di luglio, dovrete un po' distruggere questo ideale e ricominciare da capo con questo fante di pentacoli. Vi dico, non so se vi siete già incontrati a livello ufficiale con questa persona, se magari è una di quelle persone che conoscete perché andate tutti i giorni al bar e la vedete, cioè non so se c'è già stato un incontro, diciamo, in solitaria tra voi due, però con questo 6 di bastoni potrebbe essere, e qui c'è come un ridimensionamento. Difatti poi arriva questo cavaliere di coppe, che è come l'affrontare certi temi, il fare anche un'offerta. Abbiamo un re di bastoni, un 8 di pentacoli, potrebbe essere il fare cose insieme, potrebbe essere il passare una giornata insieme, fare un progetto. Andiamo a vedere 7 di coppe, perché secondo me qua vi si tolgono un po' i dubbi che avevate all'inizio del periodo. 3 di coppe. 3 di coppe matto e 2 di bastoni. Ullala. Non vi nego che con queste carte e questi due cavalieri effettivamente potrebbero esserci anche due persone. Supponiamo che sia una. Io ho come la sensazione che verso fine luglio capirete effettivamente verso che cosa state andando. C'è comunque un nuovo inizio con questo matto, può essere un'avventura, può essere un viaggio per qualcuno, questa cosa che si può organizzare, magari è una gita insieme. C'è come un qualche cosa con questo 3 di coppe di cui festeggiare, sento. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Sì. È come la possibilità di guardare nel lungo periodo. 3 di spade, 5 di coppe che c'era già a fondo mazzo prima. Il sole è un 3 di bastoni. Sento che c'è come da bypassare con questa sacerdotessa qualche tipo potrebbe essere di sacrificio, di sofferenza, di dolore, di perdita, di vuoto, di amarezza, perché poi effettivamente con il sole, il 3 di bastoni, può nascere perlomeno una bellissima amicizia. Perlomeno. Vi dico ragazzi, non è che ho carte di amanti, 2 di coppe o cose così, quindi me lo racconterete poi voi quanto profonda sarà la cosa, perlomeno da parte vostra. Però ci sono come dei buoni presupposti, soprattutto perché sento che cambierete quest'idea che avevate qui all'inizio, queste proiezioni che voi facevate, che sono quelle che vi davano preoccupazioni, con questa torre verranno un po' buttate giù, reimparerete a vivere e a conoscere probabilmente questa persona, o probabilmente se sono due le energie, con questa torre si lascia indietro questo cavaliere di bastoni e si apre il passo a questo cavaliere di coppe. Dipende dalla situazione di ognuno, adattate voi la lettura alla vostra realtà, però comunque c'è una nuova apertura. E siccome anche il matto, così come il sole, sono due carte veramente di un'energia genuina, pulita, come vi posso dire, fanciullesca, pulita. Sento che è per quello che può nascere una bella amicizia, perché credo che ambedue siate due persone genuine. Ok, allora è già voluta uscire una forza, adesso andiamo a vedere come evolve
l'energia della vostra persona di interesse. Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione di luglio. Trovate il link sotto nella descrizione, se avete bisogno di informazioni mi scrivete via mail, mi scrivete un messaggio WhatsApp, quello che volete. Ok, allora è uscita la forza, poi abbiamo un 6 di bastoni che c'era già qua. Ah, adesso vi dico i segni zodiacali perché sennò poi mi dimentico. Allora, Leone, poi potrebbe essere Sagittario, Pesci, no, scusate, Scorpione, Vergine, Cancro e di nuovo Leone. E ce l'abbiamo anche qui, tra l'altro. Ok, allora, 6 di bastoni matto, che è un'energia che si ripete. 5 di spade, re di denari. Abbiamo il cavaliere di spade. E un 4 di spade. Ok. Partiamo dalla forza. Ce l'avete anche qui, tra l'altro. 8 di bastoni. E 2 di spade. Pare che la vostra persona di interesse abbia voglia di conoscervi, sia, come dire, mi viene da dire ben disposta verso questo movimento che potreste fare in avanti. Però è anche vero, e da qui capisco perché c'è questo 7 di spade, che non vi sta dicendo tutto. Credo che con questo 2 di spade abbia come dei dubbi sul se dirvi tutto, cosa dirvi, quanto aprirsi. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché è qui che vedo poi l'incontro. 5 di spade. Che c'è già qua. Il cavaliere di pentacoli. La persona probabilmente è parecchio confusa tra il 2 di spade e il 5 di spade. Sento che ha voglia di incontrarvi, di conoscervi, però è come se avessi bisogno di andarci piano con questo cavaliere di pentacoli, ragazzi. Andiamo a vedere il matto, perché vista così mi dice che questa persona non ha voglia di storielle, è come se non avesse voglia di cose leggere. Io credo che questa persona abbia più intenzione di costruire qualcosa di solido, è come se avesse voglia di innamorarsi. Probabilmente può anche essere in un momento dove sta ricominciando da capo. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo la luna. E un 9 di bastoni. Siete tutti e due in protezione a quanto pare. Io credo che qui questa persona abbia come delle zone d'ombra che sta occultando. Ecco perché non vi dice tutto qui. E con questo 5 di spade sento che per certi versi non ha voglia di fare discussioni, non ha voglia di litigare, non ha voglia di entrare sì, in discussioni. È come se non avesse voglia di doversi giustificare o di dover spiegare certe cose.
Andiamo a vedere il re di denari, perché secondo me qua si tratta di, guardate, 3 di coppe, 3 di coppe, 8 di coppe, 8 di coppe. È come se si dovessero iniziare ad esplorare nuovi orizzonti. E rivedendo anche le vostre carte, sento che questa consistenza che potrebbe esserci con questo 8 di pentacoli, effettivamente potrebbe aiutare, come vi posso dire? Sento che siete voi che più che altro vi muovete nei confronti dell'altra persona e l'altra persona è come se si sentisse protetta, mi viene da dire accudita. È come se voi deste garanzie, piuttosto che risposte, piuttosto che conferme all'altra persona e da lì l'altra persona partisse in quarta perché c'è un cavaliere di spade, ok? Quindi è proprio un vado, mi butto. Avete anche questo matto qui, la persona ce l'ha qui, non ha tanta voglia di buttarsi, probabilmente potrebbero anche esserci dei problemi di fiducia. Adesso andiamo a vedere il cavaliere di spade. Wow. Ragazzi, io sento che questa persona, una volta che bypasserà questo momento, questa fase sombria, come si dice in spagnolo, la sombra è l'ombra, diciamo questa fase ombreggiata, non mi veniva in italiano. Uff, 7 di spade. Io sento che per certi versi potrebbe iniziare ad aprirsi, a diventare sincera. Quello che prima veniva, non perché vi abbia raccontato delle bugie, ma è come se ci fossero queste zone, queste cose che con la luna potrebbero riguardare il suo passato. Qui c'è anche il giudizio. È come se all'inizio ve le omettesse e dopo venissero fuori. Sì, è come se ci fosse qualcosa da dover lasciare indietro da parte di questa persona. O è un tema, quello inerente al 5 di Pentacoli, quindi con voi, o è un tema per conto proprio. Se siete se siete in contatto zero, sento che vi ricontatterete, perché ho 2 6 di bastoni, il giudizio, in qualche modo riprenderete contatto. Andiamo a vedere il 4 di spade. Fante di pentacoli che c'era anche qui e dov'è il re di bastoni che c'era anche qui, quindi le energie si ripetono. Sento che anche questa persona inizierà come a vedervi in modo diverso. Sento che questi fanti di pentacoli sono proprio un iniziare a stimarvi l'un l'altro o l'un l'altra. E qui soprattutto vediamo tutte queste energie molto genuine. Io credo che queste carte facciano più riferimento all'ombra, al passato di questa persona, al motivo per cui si protegge, al motivo per cui non si fida, il motivo per cui non si vuole innamorare o potrebbe essere in una fase un po' troppo statica della sua vita. Però qui 7-8 di spade riguarda le bugie che questa persona si è raccontata o il modo, anche qui luna, realtà parziale, no? Ed è un po' la stessa energia dell'otto di spade, questo vedere sempre tutto negativo, vedere il brutto delle cose, è la carta dell'autosabotaggio. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Andiamo a vedere un ultimo oracolo.
io sento che comunque questo eremita è qui per voi come per dirvi di utilizzare quelle che sono le vostre esperienze passate, le vostre conoscenze per arrivare a questa sacerdotessa, al guardare nel lungo periodo. È come se tra voi e questa persona si dovesse creare non è un'aspettativa, ma un valore relazionale più spirituale. È come se ci dovesse essere prima amicizia, prima che l'amore. Ma perché questa persona non si fida. E anche voi comunque avete i vostri temi, da dover gestire, risolvere, le vostre delusioni, le vostre ferite da curare. Qui avete un 5 di pentacoli, una ferita d'abbandono. Paradiso, qui parla di felicità, espansione, gioia e di divertirsi l'un l'altra. E qui invece parla di conversazioni con i vostri amici, qui parla di conversazioni tra ragazze, però se qui è vero un po' quello che sentivo prima, cioè nel senso che tra il sole e la carta del matto c'è come questa sensazione di sentirsi a casa, di sentirsi che ci si può fidare dell'altro. Sento che è un po' come il chiacchierare tra voi e quest'altra persona. Parla di qualcuno che è felicemente single e di vivere il momento. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete scrivermi un WhatsApp o semplicemente abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, lì chiaramente sono video, quindi potete andare avanti a vostro ritmo, però tenete presente che lì ci sono anche altri temi, metafisica, metamedicina, si parla di astrale, si parla di terzo occhio, di sviluppare i sensi psichici, insomma ci sono veramente tanti argomenti. Vi invito a dare un'occhiata, sono le playlist con le copertine lilla, sono numerate dall'1 al 4, anche se in realtà poi sono 5 le playlist, perché 2 sono da guardare parallelamente, la 3A e la 3B. Comunque i titoli dei video si vedono, andate a curiosare. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!